Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Allora, oggi voglio farvi conoscere un altro jump starter. Questo è della Utrai, uno dei più piccoli che io abbia mai visto, che però promette di far avviare come tutti gli altri le automobili. Infatti i jump starter servono proprio a questo: quando si ha la batteria scarica si collegano i due morsetti ai poli della batteria e ci permette di avviare l'automobile, esattamente come si fa quando si utilizzano i cavi per trasferire da una batteria di un'automobile all'automobile che ha la batteria scarica la corrente e quindi poter partire. Quindi questo dispositivo, anche se piccolo, dovrebbe riuscirci. Lo possiedo da almeno 3 mesi, infatti ha qualche piccolo graffietto. L'ho utilizzato prevalentemente come powerbank, non ho mai fatto la prova ad avviare l'automobile, quindi questa prova la faremo insieme, anche se non ho automobili con batterie scariche in realtà. Quindi posso fare la prova, anche se è sconsigliato perché si sfrutta troppo, ma questa è una recensione, quindi posso farlo. Se si danneggia me ne prendo la responsabilità. C'è il rischio che possa danneggiarsi se si fa partire l'automobile senza batteria, quindi non fate questa prova. La prova la faccio io per voi. Potrebbe non riuscire, non è detto che ce la faccia, però se la batteria è scarica come tutti gli altri jump starter dovrebbe farcela senza problemi. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero associato anche un codice di sconto. Quindi cosa rimane da fare? Metterlo sul bancone, guardare il contenuto della confezione e valutarlo insieme. Quindi cominciamo. E allora diamo un'occhiata al prodotto, alla scatola e ovviamente al contenuto della scatola. Quindi aprendola, all'interno troviamo una custodia, bella da vedere, comoda, fatta bene, molto apprezzata perché questo tipo di custodia ci permette di tenerlo nel bagagliaio dell'automobile senza avere nulla che vada girando. Mi è successo di avere un jump starter senza questa custodia e effettivamente nel portabagagli insomma non è proprio il massimo. Viene venduto con questa bustina protettiva, il jump starter sarà messo in questo modo e qua abbiamo tutti i vari accessori, incluso il manuale di istruzioni. Allora, questi sono altri accessori, quindi un cavo USB, USB-C per ricarica, quindi un altro accessorio. Questo serve per poter utilizzare tutti quei dispositivi, ad esempio piccoli aspirapolvere eccetera, che funzionano con la presa accendi-sigari anche quando non siamo in automobile, quindi lo colleghiamo e possiamo alimentarli. Poi abbiamo all'interno, ovviamente fondamentali per l'utilizzo come jump starter, anche questo accessorio che ci permette con questi morsetti di collegarci ai poli della batteria, quindi questo per il negativo e questo per il positivo, e di poter avviare l'automobile. Questo tipo di connessione, come vedete, ha una forma particolare, uno è rotondo, l'altra parte invece è piatto, proprio per evitare di sbagliare polarità. Anche se è protetto contro inversioni eccetera eccetera, però ci dà la possibilità di lavorare nel modo corretto. Quindi abbiamo questo sportellino che ci consente di inserire il connettore. Effettivamente non è proprio molto facile, e come vedete da questa parte abbiamo lo stesso tipo di sagomatura, quindi si inserisce e si connette. Nella parte frontale invece, come vedete, abbiamo le prese USB normali e USB di tipo C. Queste due servono solo per la ricarica dei dispositivi, quindi utilizzandolo come un normale powerbank. Questo invece serve per la ricarica. Da questa parte abbiamo pure una bussola, così se ci perdiamo nel traffico cittadino riusciamo ad orientarci. Vabbè, è un piccolo accessorio, penso che non lo utilizzerà mai nessuno, e questo serve in caso di necessità per poter rompere i vetri, quindi un accessorio in più. Poi abbiamo anche la lampadina, quindi il LED, quindi accendiamolo, vi faccio vedere anche il display. La batteria è carica al massimo. Abbiamo la possibilità però di accendere anche questo LED e alla pressione successiva lampeggia, dopodiché lampeggia col simbolo, con il segnale di SOS, oppure lampeggia con questa tonalità blu e rossa, insomma, in modo da attirare l'attenzione in caso di bisogno. Ancora c'è la pellicola sul vetrino, quindi un po' opaco perché come vedete si è graffiato abbastanza. Lo sto utilizzando da un bel po' di tempo. Guardiamo ora le caratteristiche tecniche. Allora, il modello JS1 Pro, le uscite sono USB di tipo C 5V 2A, 9V 2A. Invece per quanto riguarda le prese USB di tipo A abbiamo 5V 3A, 9V 2A, 12V 1A e mezzo. L'altra uscita invece è 5V solo 2,1A, ma la particolarità è anche il fatto che abbia la ricarica wireless, quindi poggiando un telefonino che ci permette di ricaricare tramite questo tipo di ricarica possiamo ottenere una ricarica senza cavi. Quindi vi faccio vedere per esempio la ricarica di questo telefono. Se io lo posiziono in questo modo, sul display compare il simbolo della ricarica wireless e come vedete il telefonino si sta ricaricando. Quindi abbiamo out, abbiamo il simbolo della ricarica wireless e il telefonino che si ricarica. Molto comodo perché non abbiamo bisogno di cavetti né altro, semplicemente basta posizionarlo sulla parte superiore e la stessa cosa succede quando utilizziamo le prese USB. Ovviamente in quel caso tutto via cavo, utilizziamo il cavo USB normale
e vi faccio vedere pure su Amazon quello che dicono. Vi faccio vedere che anche in questo modo si ricarica, avete sentito il rumore, qua abbiamo il simboletto, quindi si sta ricaricando con il cavo utilizzandolo come power bank praticamente. Funziona benissimo, dà una grandissima autonomia, ma quello a cui tengo in modo particolare è farvi vedere le recensioni. Ragazzi, guardate, 839 recensioni positive, praticamente abbiamo 4,6 stelle su 5, possiamo dire il massimo. Quindi un prodotto che ha tutte queste recensioni con questo punteggio così elevato ci fa capire che effettivamente si tratta di un prodotto di buona qualità. Eutrai ha sempre fatto prodotti di buona qualità, sia quello con il compressore integrato, i normali power bank eccetera. Ogni volta che ne ho recensito uno non ho mai avuto problemi, come vi dicevo con nessun jump starter ho mai avuto problemi. Però la qualità si percepisce anche al tatto nell'utilizzo quotidiano. Quindi guardiamo qualche immagine, non vi faccio vedere le recensioni perché sono tantissime, ma sono praticamente, come vi ho detto, tutte positive. Qua abbiamo qualche caratteristica tecnica velocissima, quindi batteria di ioni di litio, tensione 12 volt eccetera. Qua abbiamo qualche caratteristica tecnica invece più approfondita, quindi come vedete abbiamo 27.000 mAh di capacità reale, corrente di picco 3600 A, poi le varie uscite in USB, sia USB di tipo C eccetera, ma per questo fate un fermo immagine, poi ve le leggete con calma. Tra l'altro è un dispositivo che resiste alle intemperie, dal freddo al caldo eccetera, quindi un dispositivo anche fatto bene a livello di struttura, anche piegandolo con forza. L'unico scricchiolio che sentite sono le mie dita che strofinano sulla superficie, per il resto è fatto davvero molto bene. Avrei apprezzato se ci fosse stato qualcosa in gomma anti-urto per le cadute. Riesce ad avviare per esempio anche motori diesel fino a 8 litri e mezzo. Poi qua c'è una descrizione molto più dettagliata. Nel frattempo si è avviato il video che fa vedere, fa capire l'utilizzo come jump starter, e ovviamente anche mentre lo stiamo utilizzando come un normale power bank possiamo usufruire comunque della lampada. Proviamo quindi a collegare anche questo connettore, quindi si inserisce, come vi dicevo, da questa parte. Una volta inserito sentiamo questo beep, lampeggia questo LED alternandosi, dopodiché ci permette di collegare i due cavetti e quindi di avviare l'automobile. Nel caso specifico non so come si comporterà questo, proprio perché non ho avuto bisogno di questa funzione. Alcuni jump starter danno la possibilità di avviare l'automobile anche se non abbiamo la connessione con la batteria, altri invece riconoscono che sono stati collegati ad una batteria e in autonomia si avviano. Allora indica che effettivamente lampeggerà come sta facendo adesso quando viene collegato, ma poi quando si collega alla batteria riconosce di essere collegato alla batteria e il LED rimane fisso. Quindi qua c'è scritto attaccare correttamente le pinze rossa e nera agli elettrodi della batteria auto, rosso sul positivo e nero sul negativo. L'indicatore rimane acceso fisso in verde. Quindi non so se potrò fare la prova e collegarlo quindi ad una macchina che non abbia la batteria collegata. Questi LED potrebbero anche indicarci dei malfunzionamenti, quindi indicatore LED, luce rossa, verde, lampeggiante alternativamente vuol dire che è pronto a lavorare. La luce verde fissa vuol dire che è in stato di funzionamento. Luce rossa lampeggiante invece è anormale, quindi ci sarà una bassa potenza oppure comunque altri tipi di problemi. Luce rossa sempre accesa e emette un segnale acustico prolungato, vuol dire che il morsetto della batteria è invertito, come vi dicevo, alla protezione in caso di inversione di polarità, oppure il morsetto è in cortocircuito, anche se sono ben protetti, e tra l'altro sono anche fatti molto bene con una bella molla che dà una buona forza, quindi stringono per bene. Questo assicura pure un buon contatto con i poli della batteria. Però facciamo la prova, creiamo un cortocircuito. Come vedete adesso c'è il cortocircuito, quindi ci avvisa, ma non succede nulla, non si danneggia perché questo dispositivo intelligente interviene ed evita che possa crearsi qualche danno. E allora siamo quindi pronti per questa prova. Avviamo la macchina avendo staccato i cavetti, quindi scollegato la batteria. È una prova che vi sconsiglio assolutamente di fare perché si può danneggiare comunque il dispositivo, ma come vi ho detto all'inizio comunque è una responsabilità che mi prendo io. Quindi colleghiamo direttamente ai cavi dell'automobile, accendiamo il dispositivo, vediamo che è al 95%, lo giro così vedete il LED che lampeggia. Spero che il vento non dia fastidio. Comunque colleghiamo anche il negativo, si è acceso, quindi abbiamo l'alimentazione solo tramite il nostro jump starter. Mettiamolo in modo che non ci sia assolutamente collegamento con la batteria, vedete tutto distante. Entriamo in macchina, giriamo la chiave, ok, il quadro si accende e la macchina è partita.
abbiamo anche la luce accesa, la radio accesa, quindi abbiamo comunque un consumo, i fari sono spenti. Ok, spegniamo quindi la macchina, andiamo di nuovo giù e vediamo il nostro dispositivo che, volendo, è pronto per fare un'altra prova. Quindi è partito semplicemente alimentato da lui. Direi che funziona bene, quindi promette di avviare l'automobile con batteria scarica, in questo caso addirittura senza batteria, ha fatto tutto da solo, e quindi riesce sicuramente anche con la batteria scarica. È riuscito così, riuscirà anche nell'altro modo, anche con motori più potenti. Questo è un piccolo motore di una piccola Toyota Go, però se è riuscito ad avviare la macchina senza batteria, figuriamoci se non riesce quando la batteria è giù di tono. Non è una prova che non posso fare perché non ho batterie scariche al momento. E tra l'altro, ragazzi, mentre sto riavvitando i dati per ricollegare la batteria, mi sono ricordato che non vi ho fatto vedere la percentuale. Quindi eravamo al 95%, siamo ancora al 95% di carica del dispositivo, che tra l'altro già ho utilizzato ieri sera. Avevo già fatto questo filmato, però di sera senza microfono, con tantissimo vento, insomma non mi piaceva assolutamente. Quindi è la seconda prova che faccio a distanza di poche ore e ancora la batteria risulta praticamente carica quasi al massimo. E quindi, ragazzi, questo jump starter barra powerbank barra tutto quello che volete, torcia eccetera eccetera, anche con questo lampeggio doppio colore, sembra essere un prodotto davvero interessante. Vi lascerò il link giù nel primo commento della descrizione. Spero di ottenere anche un codice di sconto in modo da farvelo pagare molto di meno, e così, se per caso doveste trovarvi con la batteria un po' giù di tono, potete stare tranquilli, perché con questo riuscirete ad avviare l'automobile. Ma comunque vi rimane un comodissimo powerbank da utilizzare per caricare tutti i dispositivi. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi, invitarvi a iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella dopo esservi iscritti, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!